Rieccoci nuovamente a parlare della videocamera, nuova applicazione di videocamera per iOS che è sviluppata dagli stessi costruttori della videocamera e cineprese, videocamere professionali Blackmagic. Infatti parleremo di nuovo di Blackmagic Camera per iOS. Ragazzi, prima di andare avanti vi prego iscrivetevi al canale, fatemi crescere, suonate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Io sto registrando con il mio S10 con l'applicazione che avevo portato sul canale per Android HD fotocamera, mi sembra 2023, adesso non mi ricordo come si chiama perché ha un nome strano, col microfono interno, ok, del Samsung, quindi verrà quello che verrà. L'ho rifatto perché ero in time lapse, quindi direi che mettere quell'intro non va bene. Andiamo subito a vedere i settaggi principali per una buona ripresa. Bene ragazzi, allora io farò l'impostazione in base a quello che farò io. Ovviamente ognuno farà le impostazioni che faranno comodo a quello che dovete fare. Io poi vi do indicazioni diverse, ok, su quello che dobbiamo fare ognuno di noi. Allora poi vabbè, vi dirò 2 o 3 problemi che sono usciti adesso, perché non so, io li ho riscontrati io, ma non so se poi alla fine li avete riscontrati anche voi. Eccoci nella nostra applicazione per iOS Blackmagic, completamente gratuita. Vi ricordo che questa è una caratteristica speciale. Allora, innanzitutto vedete che l'audio ovviamente viene preso adesso dai microfoni interni, quindi ci fermiamo lì. La prima cosa da fare ovviamente è andare a settare il codec. Ecco, il codec è importante se avete un iPad oppure montate su DaVinci Resolve, non avete problemi, ma se avete un iPad minore 2018 questo codec ProRes non funziona, come avete visto ovviamente dal vecchio video. Andiamo in codec innanzitutto. Se volete utilizzare ovviamente i frame per secondo superiori a 30 frame, dovete andare su il codec, questo qua, il HEVC, che praticamente è un codec che permette di andare oltre i 30, cioè 4 a 4K fino a 60 frame. Invece se volete andare, vi bastano ovviamente i 30 frame, andate ovviamente sul 264. Io resterò qua perché non faccio, ovviamente non andrò a fare movimenti, non ci saranno cose da movimentate, quindi va bene così. Poi un'altra cosa ovviamente da settare è sicuramente la risoluzione, ok? Quindi andiamo sulla risoluzione e facciamo quello che io metterò a 4K, però come avevo detto salva due file, no? Una cartella salva praticamente la risoluzione più bassa, vi ricordate? Se io vado a 4K, lui la risoluzione più bassa è 1920, se vado a 1920 la risoluzione più bassa è 720, ok? Quindi non so perché è così, però vabbè, è così sì, ok? Quindi se vado a 1080 la risoluzione è 720, quindi è una cosa abbastanza carina questa. Lascerò così. Sono un sacco di mosche ragazzi, devo spaccargli la testa a queste mosche. Poi lo spazio colore, ecco, se voi girate ovviamente un documentario, un film, una fiction, qualsiasi cosa, ovviamente usufruite degli ACI spazio colore, perché ovviamente sono più performanti, avete colori migliori. Se no, se volete diciamo fare un videoblog come il mio, diciamo che il Rec 709 è più che sufficiente. Ok, una volta fatto questo, il resto lasciamo così com'è. Andiamo su anche qua possiamo lasciare perché non abbiamo obiettivi e niente da utilizzare. Andiamo su media, ok? Mamma mia ragazzi, ma siamo in base alle mosche, è una cosa incredibile. Media, e andiamo a settare innanzitutto la prima voce è se vogliamo salvare solo il file piccolo, tutti e due. Io lascerò ovviamente proxy e anche ragazzi mi ballo ragazzi, l'originale è il proxy, e poi andiamo su dove vogliamo salvare le nostre foto. Ovviamente se avete lo spazio cloud di come si chiama, Blackmagic, potete anche usufruire quello, oppure se avete un iPhone 15 potete registrare direttamente su una chiavetta, oppure buttare tutto sulla chiavetta lo stesso modo utilizzando file, ok? Quindi diciamo una volta dato lo stop lo trasferire. Io lascerò la prima voce, va bene così, e quindi siamo a posto, ok? Da questo punto di vista siamo a posto. Usciamo dalle impostazioni. Ragazzi, mi devo spostare che c'è un sacco di mosche che non capisco come mai.
Allora, qua l'obiettivo io metterò il grandangolo, ok, eccomi là, già, il grandangolo perché andrò a riprendere ovviamente il palazzo. Ecco, una cosa che mi è capitata è questa, non so se capita anche a voi, quando registro e non fermo la registrazione e cambio obiettivo, la seconda ripresa viene storta. Vabbè, non lo so. Lascerei in automatico ovviamente anche la velocità dell'otturatore, lasciamo in automatico, ok, in automatico così senza bloccarla. Andiamo invece su l'ISO, anche qua lasciamo automatici, perché io sto girando un videoblog, per quello che ve lo dico, sto girando un videoblog, quindi racconterò il palazzo così, ma non so neanche niente, però una demo e quindi mi serve questo, va bene così. L'unica cosa che potremo veramente variare è il bilanciamento del bianco, ok? Il bilanciamento del bianco possiamo ovviamente andare, se riprendiamo all'ombra, ok, per avere diciamo la resa migliore, andare su ombra, ok? Andare su ombra, togliere l'automatico, andare su ombra. Se poi riprendiamo al sole, mettiamo al sole. Mentre per la messa a fuoco e l'esposizione facciamo così. Il fuoco lo lasciamo in automatico. Prendiamo l'esposizione, vi ricordate? Su un punto, ok, lungo, e poi andiamo sul fuoco e lo mettiamo in automatico. Così abbiamo settato l'esposizione quasi giusta, poi possiamo andare ovviamente qua a compensare, ok? L'esposizione possiamo compensarla, ok, però risulta bloccata, vedete bloccata. Appena vado in auto qua, oppure clicco una volta sopra, viene ovviamente messa in automatico. Anche questa è un'operazione che dipende, se volete fare la fate, se non la volete fare non la fate. A questo punto i settaggi non sono tutti, c'è da dire questo, possiamo ovviamente andare a mettere la regola dei terzi se ci serve e possiamo andare a cambiare l'aspetto del nostro video, ok, se ci serve ovviamente un aspetto diverso, se no se lo mandiamo in off sapete che va a 16. Un'altra cosa, se vi serve anche questa, possiamo ovviamente andare a settare l'area di salvataggio, cioè volete riprendere tutto quello che c'è al centro per essere sicuri di quest'area, che non rimangano fuori oggetti, soggetti o palazzi. Per spegnere così. Ora, andiamo a posare un attimo l'iPhone qua. Io, a parte che mi devo mangiare 2 o 3 mosche, vado con questi Let's Go. Allora, Let's Go sono questi microfoni che mi hanno regalato, che non sono tanto performanti, però ragazzi li usiamo oggi, non c'è tanto vento, quindi se mettiamo la soppressione del rumore siamo finiti. Li vado a installare. Ecco, un consiglio che vi do per utilizzare tutti questi microfoni, tutti, compresi quelli più costosi, è meglio avere una maglietta con un zip, oppure avere una maglietta che abbia dei bottoni per poter avvicinare più che possiamo, ok, alla bocca il nostro microfono. Poi dovrete parlare sempre in una direzione, ok, una direzione così, perché se io faccio così incomincia a cambiare. Quindi se voi avete un gimbal in mano come questo, adesso vi metteremo l'iPhone sull'iSteady Q, ecco, così parlate sempre rivolti verso, ok, il vostro telefono, okay? Sempre lì, quindi così, senza fare così, okay? Perché sennò, ok, se invece abbassate così per riprendervi, dice ragazzi, ok, ciao, vi dovete abbassare anche voi, non avete visto? Non avete visto, perché? Bene, andiamo a installarlo, vedete, adesso riprende sempre con i microfoni interni, quindi appena vado a installarlo fa un flashato come Filmi Pro e si zittisce tutto, perché ovviamente io ce l'ho qua, il microfono, la brioche, come diceva ovviamente il buon vecchio, facciamo così, andiamo a accenderlo e tra poco sentirete, se il volume è alto, sentirete che esce da qua, ok? Quindi non si è acceso, adesso accendiamo, ok, ecco qui, vedete il volume è settato a 90, andiamo giù, io faccio diciamo per mia, così 50-60, un range da 50-60 va bene, perché quando voi dite ragazzi, vedi che va già nel rosso, ragazzi, se voi fate un pa, vedete che andiamo già nel rosso, quindi diminuire ancora un po', perché se dite una cosa magari più non vedo più pallino, eccolo qua, olè.
Allora, ok, quindi se parlate così siete a posto. Una cosa, no, questa cosa è quella cosa che non so se ve l'ho già detto, a me quando vado in rec mi fa poi un punto esclamativo, ogni tanto si vede che la memoria non ce lo fa, però non si ferma la registrazione, ma continuasse come se fosse la versione, cioè, ricordate quella funzione di Filmi Pro di unire i filmati, sembrerebbe così, non so. Poi ci guarderemo, adesso non è il momento, adesso è il momento di fare questo video per farvi vedere i settaggi, è una specie di ripresa come ovviamente la farò. Ok, installiamo il tutto, ecco, qui incomincia a cadere l'asino perché per, vedete, stabilizzare questo dobbiamo andare più in là possibile, quindi incominciamo ad andare a, come dire, a incidere sul peso. Non si possono ovviamente sulla steady, questo qua è un gimbal a 2 assi, quindi assolutamente escluso qualsiasi obiettivo, vedete che ok, però la steady è una cosa bella secondo me, che come sente che tocca ritorna al suo posto, quindi ecco una cosa, ragazzi, una cosa, aspettate che sposto un po' la videocamera in tempo reale, una cosa che non vi ho fatto vedere è questa. Dobbiamo andare a settare anche ovviamente, se vogliamo, la cinematic, se avete l'avanzata, ma l'XS in poi c'è. Perché? Perché ovviamente possiamo avvalerci di questa cosa, e anche un asse solo funziona perfettamente, tutti e 2 assi, ma è un asse solo. Vado ad accendere ovviamente il telecomando per vedere se funziona. Non sempre funziona. Ok, adesso funziona. Adesso vi faccio vedere quando io stoppo, vedete? Sta salvando, adesso non lo fa più perché ovviamente siamo sul video, quindi non lo fa più. Quindi adesso io cosa faccio? Prendo il mio ovviamente microfono che funziona sempre e l'iSteady e vado a fare una specie di così ripresa più o meno carina da farvi vedere poi in post produzione, e ci vediamo dopo. Il bello di questa applicazione, poi andiamo in chiusura, che non cambia i parametri se io vado da fotocamera anteriore e posteriore, quindi restano sempre i parametri uguali. Infatti il fuoco è sbloccato e invece l'esposizione è bloccata, quindi molto bella questa cosa. Ecco, se io adesso girassi la videocamera con posteriore, ovviamente la seconda ripresa viene storta, non capisco perché. Fatemi sapere se ovviamente anche voi nei commenti se questa cosa succede. Ecco, ricordate un'altra cosa che faccio sempre io di sbaglio, di guardare qua, ok, perché la frontale è lì. Guardate nel vuoto, guardate oltre il vostro cellulare da questa parte, ok, così siete sempre giusti. Allora ragazzi, conclusioni di questo video, spero che vi sia piaciuto intanto, così all'aperto, speriamo di poterne fare un po' di più così. Quindi Blackmagic Camera, un'applicazione per iOS completamente gratuita, quindi potete installarla dall'XS in poi, penso, non so se l'X funziona, però mi sembra che l'8 già non supporta, quindi possiamo così, essere abbastanza contenti, no, di questa cosa. Quindi potete installarlo dall'XS in poi. Ovviamente non abbiamo tutte le caratteristiche che abbiamo sugli iPhone di ultima generazione, specialmente sul 15 che arriverà ovviamente come dire, no, è già arrivato la possibilità di registrare direttamente su una pendrive, però sfido chiunque a avere una pendrive attaccata a un gimbal. Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi polemici. Quindi ragazzi, avete visto come realizzare un filmato, le impostazioni di base, quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mi fate crescere anche così. Iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo da Villa Imperiale Genova è tutto, un abbraccio da Gennaro, a presto.
Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!